Ragazzi, buongiorno, ce l'abbiamo fatta tirar fuori la moto dal Tugurio. Questa è la struttura che ci ha ospitato a San Francisco de Chuchu. Per pura curiosità vi voglio dire una cosa: in questo posto, a 2500 metri sul livello del mare, nel deserto di Atacama, non piove mai. La titolare della struttura ci ha detto che piove con una cadenza di 9 anni e gli stessi meteorologi non riescono a spiegarsi il motivo. Comunque, a conferma di quanto vi sto dicendo, questo è il patio, se guardate non c'è una copertura e il router si trova in questo punto. Quindi se dovesse piovere, il router con i relativi trasformatori non potrebbero sopravvivere a lungo. Abbiamo fatto colazione qua. Lo avete visto nello scorso video, in quanto abbiamo cenato qua perché la signora ci ha cucinato un piatto di spaghetti spettacolare. E sapete che a riguardo non scherzo mai. Sei pronta oggi? Sono pronta. Stamattina a colazione con noi c'erano anche 2 dipendenti di Silvia che la aiutano nei lavori della struttura. Un ragazzo era boliviano, l'altro signore era venezuelano. Abbiamo parlato e il signore venezuelano mi ha detto: in questo momento siamo qui, io venezuelano, voi italiani, l'altro ragazzo boliviano e Silvia cilena. Che bellezza! Sì, ma Sara si è dimenticata di un dettaglio. Oggi cruciamo in Bolivia. Esattamente, lasciamo il deserto di Atacama che, come ci ha detto Silvia, è vero, ha dei problemi perché sono arrivate le miniere in gran parte di proprietà statale, in parte di proprietà straniera, però è anche vero che le miniere portano molto lavoro, loro sono contenti, adesso inizieranno gli scavi per il litio, fondamentale per tante cose al mondo e fondamentale per la ricchezza di questa zona. Silvia diceva, è vero, porteranno via molta acqua dolce che serve nel processo di estrazione del litio, anche perché quando pioveva d'estate le acque sotterranee che si venivano a creare a noi bastavano per mesi. In realtà con questi grandi proprietà delle miniere finiscono in pochissimi giorni, però diceva non possiamo farne a meno, è fondamentale per noi, e faceva il confronto con la Bolivia perché sotto al Salar de Uyuni c'è il litio e non riesco a capire cosa hanno dentro alla testa perché non stanno sfruttando il loro litio. Sono 2 visioni diverse, una sicuramente più, diciamo, capitalistica a grandi linee, una completamente diversa. Hanno 2 governi diversi, 2 modi di pensare diversi. Staremo a vedere, ognuno di noi ha la sua idea. Per entrare più nel dettaglio, qua non piove mai, ma sulla cordigliera nel periodo delle piogge piove e nevica. Questo fa sì che l'acqua penetra nel sottosuolo e ovviamente le riserve acquifere che si trovano nel sottosuolo vengono alimentate. Però, come stava dicendo Sara, le miniere qua ci sono sempre state, ma ora il litio sta diventando fondamentale ed è la lavorazione del litio, nel senso l'estrazione del litio ha bisogno di molta acqua dolce. Così i lavoratori delle miniere hanno bisogno di estrarre acqua dal sottosuolo e così facendo, per il principio dei vasi comunicanti, se viene estratta acqua in un punto dal sottosuolo, ovviamente anche le aree circostanti ne risentono. Ma anche su questa cosa bisognerebbe farci un video pippone a riguardo perché è molto interessante e perché ovviamente ci sta interessando in prima persona proprio perché il litio sta diventando fondamentale. Fondamentale ovviamente per il mercato che sta prendendo piede attualmente. Vamos! Ah, dimenticavo, per chi si fosse perso il video scorso, qua è dove abbiamo festeggiato il mio compleanno. Proprio là dentro, cenando con la proprietaria. In un posto che oggettivamente potremmo definire in VIP al mondo. Ma questo oramai sapete benissimo che ci piace molto. Salutiamo la titolare. Ocurre que ya está muy viejo y no tiene dientes, entonces traga. Y por eso ha ido engordando. Pobre. Y por lo general, ese tipo de gato, esos colores son gatos. Es muy raro Che è genéticamente que encontrar una gata. Ah, no sabía. Sí, sí. Querida. Gracias por todo. Súper Puede bien. ser, Ah, puede ser que dime. nos vemos el próximo año porque Bueno. tenemos la intención de visitar Bueno. Chuquicamata. Ya, Chuquicamata por ahora está cerrado. ¿Ah, sí? Sí. Porque escribimos a Codelco, Sí. pero Pero ninguno... no, nadie te va a Nadie- contestar. exacto. Es decir, Chuquicamata como mina Sí. produce, pero no para turismo. Ah, no se puede visitar No, ahora. por ahora nada. ¿Y cuándo? Desde antes de la pandemia que está cerrado. Ah, Así que por qué eso, querida, lástima. sí, te voy a entregar mi tarjeta para... Escríbeme. perfetto, sì. Después de que el próximo año lo tengan abierto y te digo, sí, ven, no hay problema. Silvia è santeghina, no? Soy de Santiago, sí. Di origini italiane, toscane. No, el abuelo, el abuelo. Lei è el nono, l'abuelo, el nono. quindi il nonno, lei è cilena 100%, però era di origini toscane, nata a Santiago, ha lavorato nella mina più grande del mondo, Sì. Chuquicamata, come professora Sí, de los hijos de los ingenieros, de los ingenieros. perché sí. era professoressa di Entendió storia perfecto. dei bimbi, degli ingegneri che lavoravano nella mina Chuquicamata. Ha conosciuto suo marito, è rimasta
qui a insomma, lavorare, ha aperto questa struttura. Ci raccontava ieri che nel 1995 lo stipendio più basso per chi lavorava nella miniera Chuquicamata, qualsiasi mansione avesse, era di $2.000 circa, Sì. vero? Ora gli stipendi sono anche molto alti, di solito lavorano 7+7, cioè 7 giorni e poi 7 giorni riposo, e possono arrivare anche a guadagnare $10.000, insomma stipendi molto molto alti, però si lavora. Qué buena alumna. Así que ojalá que nos veamos. Ya pues, Muchas gracias. Grazie. que les Grazie vaya per tutto. súper. Non ve l'abbiamo raccontato, volevamo visitare la miniera più grande al mondo, gli avevamo anche scritto perché per poterla visitare bisogna fare una prenotazione online, ovvero si manda una mail, la visita è gratuita, ma noi non sapevamo, perché non stava scritto da nessuna parte, che la miniera era chiusa al turismo. Sempre parlare con la gente del posto, perché ovviamente per quanto noi ci possiamo informare non riusciremo mai a saperne quanto ne sanno loro. In qualsiasi guida e cercando online si trova sempre di scrivere alla Codelco, che è l'azienda che gestisce anche le visite alla Chuquicamata, la miniera più grande del mondo. Però non sapevamo che con la pandemia la miniera è stata chiusa al pubblico, sta lavorando ma è chiusa al turismo, e quindi sono già 4 anni che non si può visitare. Vedremo se il prossimo anno sarà difficile, però sarebbe stato davvero un piacere molto interessante visitarla. Vedremo, ojalá, come dicono loro, speriamo. Pensate che nella miniera lavorano i mezzi più grandi al mondo, io mi ero già informato, hanno delle ruote alte 4 metri che costano 30.000 euro cada una. Non vedevo l'ora di vederli, di portarli sul canale, ma purtroppo non possiamo andare. Pensate che quando Silvia iniziò a lavorare in Chuquicamata come professoressa negli anni 90, lavoravano nella miniera 20.000 persone. Ragazzi, ma è la miniera più grande al mondo, è un paese a tutti gli effetti, c'erano i posti dove dormire, c'erano le scuole, c'era de todo. Mentre ora ci hanno detto che gran parte delle attività sono date a terze aziende, quindi ci sono delle aziende esterne che si occupano di queste attività. Sì, la stanno decentrando, forse anche perché è più facile gestirla. Silvia diceva: io sono professoressa, adesso non facevo più parte dei dipendenti di Chuquicamata. Detto questo, vamos en Bolivia. E ora destinazione Oyagüe, ovvero la frontiera Cile-Bolivia. E guardate l'ambientazione intorno, non c'è nada. Mamma mia. Cartello della Ruta del Desierto sarà uno degli ultimi che vedremo, perché Oyagüe, la frontiera con la Bolivia, è vicina. Eccolo il paesino di San Francisco d'Assis de Chiu Chiu, che ieri sera non vi avevamo potuto mostrare perché arrivando di notte era abbastanza difficile. Comunque anche qua dopo 20 km, se vi piacciono le strade senza traffico, queste assolutamente non sono frequentate. Spaccature impressionanti del terreno e sullo sfondo i vulcani imponenti delle Ande. Siamo arrivati proprio paralleli alla frattura sulla crosta terrestre. La frattura che continua nel frattempo, parallela alla strada che stiamo percorrendo. Anzi, addirittura la strada ci entra dentro. Bellissimo. Insieme a questi tubi che ormai ci siamo abituati a vedere là dove c'è la presenza di miniere, Curvone pazzesco a 180 gradi. o comunque là dove i villaggi sono abbastanza sparuti. Quindi invece di fare un ponte che attraversava questa vallata, hanno preferito entrarci dentro per risalire dall'altra parte. Molto più semplice ovviamente. E ora guardate che spettacolo, il vulcano proprio di fronte. Ma soprattutto quanto è bello percorrere queste strade dove non c'è nulla e non c'è nessuno. Ci restituisce una sensazione di libertà e tranquillità al tempo stesso assoluta. Continua a soffiare un vento pazzesco, ma continua il paesaggio mozzafiato. Come ci hanno insegnato i paesaggi argentini, questo nero di questa montagna e della sua vallata ci fa pensare alla loro natura vulcanica. Infatti, Volcan Porugna, chiaramente il nero a valle era pietra lavica solidificata. Guardate questa strada che sembra una rampa di lancio per poter volare dietro alla montagna. Le Ande con i loro colori stupefacenti non si smentiscono mai. Appena arrivati a passo fronterizio Ascotanne e siamo a 3980 metri. Non so se qua ci dobbiamo fermare. Sembra che non ci sia nessuno, tutto aperto, quindi proseguiamo.
e appena superato il passo arrivati al Salar di Ascotan. Ora ci dovremo passare con la ruta proprio di fianco. È uno scenario meraviglioso, il Salar sormontato da questa montagna che non sappiamo bene se sia un vulcano, ma comunque variopinta. Siamo ormai al livello del Salar, credo ci siano lavori in corso perché vediamo una polvere che si alza. O forse è semplicemente il vento forte che alza il sale. Addirittura una chiesa. Ma vivere qua. Incredibile, dove sorge questo paesino. Eccola l'indicazione, siamo sul Salar de Ascotan, naturalmente continua la ruta del deserto. Infatti qua c'è la raccolta del sale. Questa nebbia mista a polvere si alza dal Salar, non c'entra nulla i lavori, gli uomini al lavoro che avevamo incontrato prima. Ma soprattutto guardate in fondo, sono curioso di capire che cosa è che si alza. Base per l'estrazione del sale. Penso che sia sale, anche perché qua è di un bianco accecante, allucinante, come dicono loro. Ma dove vi portiamo? Dove? Abbiamo il sale in faccia. Ogni volta qua la natura ci ricorda che con un attimo ci potrebbe spazzare via. Bigogne temerarie che attraversano il Salar, ecco i depositi di sale che vedevamo da lontano. È una piccola laguna proprio ai margini del Salar. Qua sarebbe bellissimo prendere il drone, ma penso che lo ritroveremo in Patagonia, quindi onde evitare, noi ci proviamo. Diciamo che il Salar ha scelto una bella ambientazione. Altra tempesta di sale. Siamo sul minuscolo paesino di Seboyar, probabilmente costruito solo per la salina. C'è un vento assurdo. La paura li fa attraversare come per scappare, eppure peggiorano la situazione. Branchi di vigogne indisturbate. È bastato un attimo cambiare versante per aprirsi il solito scenario bianco. È il Salar de Carcote che ci sta tenendo compagnia sulla sinistra fino alla nostra destinazione, la frontera de Oyague. Arrivati al controllo fronterizzo cileno-boliviano. Qua siamo in uscita dal Cile, ora dobbiamo vedere se tutti i documenti vengono fatti qua oppure c'è la terra di nessuno e poi l'ingresso in Bolivia. C'è anche la possibilità di mangiare e di dormire. Ora vediamo se riusciamo a rimediare qualcosa qua. Benvenuto a Oyague. In teoria la dogana dovrebbe essere qua in fondo. Ecco le classiche scritte dei paesi in Sud America. Ferrocarril. Vagoni fermi nei diversi binari. Sventola bandiera cilena. Vediamo se troviamo qualcosa da mangiare. Che posto, ragazzi. Pazzesco veramente. Come essere tornati a Tolar Grande. Addirittura una chiesa in pietra. Sì, tra l'altro nuova o ristrutturata. Siamo di nuovo in mezzo a nulla. Qualcosa abbiamo trovato in questo localino dietro di noi. E la aduana è là in fondo. Despacio perché siamo a 3710 metri. Hanno un menù unico, quindi prendiamo todo. Sopa. Attendiamo la tua reazione, la reaction. Simile ai sapori quasi asiatici, coriandolo, poi No, coriandolo, no. Ma ti piace? Sì. Vado all'assaggio anch'io. Vi dico anche la mia, è eccezionale la sopa perché all'interno ci sono dei pezzi di pollo. Questi qua. E dopo la sopa, Riso, cerdo, patate, zanoria, insalata. dite la verità, vorreste stare qua oppure vorreste venire per il fine settimana a mangiare qua? You're from Italy? Sì. Yeah. Francesco me l'ha detto un po' in spagnolo, un po' in italiano, perfetto. Onestamente non so più come parlare, alcune parole mi vengono fuori normalmente in spagnolo. Chiedo scusa e non ci posso fare nulla. Guardate il lato positivo, imparate qualche parola di spagnolo. Pranzo perfetto, totale 10 euro. E ora andiamo all'aduana. Ci siamo informati con un ragazzo che veniva proprio dalla Bolivia. Ci ha detto che per 80 km troverete ripio, dopo asfalto. Nos toca, vamos a cruzar. Timbro di uscita messo il Cile, quindi siamo andati prima a PD, poi all'aduana abbiamo lasciato il permesso della moto e qua non c'è proprio nessuno. Il PD lo trovate qua, addirittura dovete bussare perché allo sportello non c'era nessuno. 1,5 chilometri per arrivare alla frontiera boliviana. Questa è la classica terra di nessuno. La frontiera boliviana che è Avaroa, o iniziano le buche, San Cristobal 150 km, di cui 80 ripio. Se il ripio in queste condizioni io ci metterei
la ferma. Ora vediamo se troviamo un posticino per lasciare la moto protetta dal vento. Qua sembra abbastanza riparato. Abbiamo trovato la doganiera più meticolosa del mondo in Bolivia. Comunque il tip ce l'abbiamo, timbri messi sul passaporto, qua nessuno controlla e noi vamos, ragazzi. Siamo ufficialmente in Bolivia por nuestra primera vez e voi chiaramente siete in sella con noi. Ora abbiamo 136 km, 80 in costruzione, quindi non so che velocità riusciremo a mantenere. Sono le 4 di pomeriggio e se tanto porta tanto arriveremo al calare del sole. Però abbiamo mangiato, la benzina ce l'abbiamo, le taniche sono piene, la dogana l'abbiamo fatta, quindi ragazzi despacio, arriviamo con calma. Ora 3 mesi per rimanere in Bolivia e comunque mi sentite affannato perché siamo sempre a 3700 metri. Questa piramide colorata è il benvenuto che la Bolivia ci dà in questo momento. Questo è quello che si vede appena entrati in terra boliviana dal Cile, frontiera Oyagüe. La strada è battuta, però in alcuni punti, guardate qua, io non lo so, ma vuoi andare un po' più piano? Ma guardate qua, quasi sabbia. E secondo me qui la situazione della strada varia da giorno a giorno. Ovviamente se non piove più tempo passa più diventa sabbia, ma soprattutto perché stanno facendo i lavori di manutenzione, tra poco sarà asfaltata. È impossibile dare consigli, indicazioni perché questa strada ora è un disastro. Solo che abbiamo 80 km a 30-40 all'ora, sono 2 ore e mezza più altre 50 di asfalto, considerando che sono le 4 e mezza di pomeriggio, le giornate sono accorciate, si fa notte verso le 6 e mezza, fra 2 ore. Io vorrei almeno togliermi alle scatole questo pezzo di giorno. La vedo molto dura questa cosa, come sempre capita. Abbiamo il vento da dietro, guardate la temperatura del motore, 113. Questa è infatti una deviazione, un desvio come dicono in spagnolo, rispetto alla strada principale che è questa qui a destra, che stanno sistemando, quindi probabilmente asfaltando. Vedo in fondo che si torna sulla strada principale, la situazione è nettamente migliore, cioè qui ragazzi è quasi asfaltata. Preparano la strada buttando acqua. Ecco il monte che vedevamo da lontano, sempre più colorato avvicinandoci. Per il momento paesaggi molto popolati, spolverata bianca sulle cime più alte. Se siamo ai 3008, queste cime che ci circondano possono tranquillamente arrivare ai 6000. Di nuovo suolo lunare, anche se contornato da un manto di verde. Ora la strada sembra un po' meglio, abbiamo superato forse il punto più alto, 4260 metri. Sulla nostra sinistra campamento Siabol. Il sole sta illuminando tutte le cime circostanti, ma non riusciamo a scaldarci, chiaramente siamo a 4200 metri, c'è vento e l'aria è abbastanza fresca. Tra il verde e lo scuro delle montagne si intravede qualche laguna. Questo è il terzo comedor lungo la strada che abbiamo incontrato. Ora resta da capire se sono tutti aperti. C'è solo un rumore che sento da qua davanti che non riesco a capire da dove proviene. Ogni volta, non so se voi lo sentite, ho cercato di guardare un po' tutto se ci fosse qualcosa di allentato, ma per adesso non ho trovato nada, quindi quando arriviamo poi cerco di capire un attimo da dove proviene. Figogna da beverarsi. Questo animale camelide al momento accomuna tutti e 3 gli ultimi stati che abbiamo fatto: Argentina, Cile e Bolivia. Questo è per nostro nipote Tommaso, che impazzisce per i camion di questa grandezza. Al momento sento di nuovo la testa pesante, come tutte le volte che siamo saliti di altitudine. Probabilmente anche Francesco, che sento respirare forte. La tenerina, ragazzi, si sta autodistruggendo dentro la mia testa. Sto cercando di capire cosa potrebbe essere, perché se tengo il cupolino il rumore scompare. Penso che l'alza cupolino crea una sorta di vibrazione maggiore che sulla lunga distanza, anche dopo la strada fatta alla laguna Baltinace, penso che le viti laterali che ancorano tutto il castelletto, quello che ho cambiato e che ho spezzato quando siamo caduti, si siano allentate. Quindi devo smontare le carene e controllare le viti laterali. Solo che adesso non possiamo farlo, anche perché abbiamo ancora 80 km. Qua sono continui lavori in corso e continui desvii, quindi arriveremo sicuramente a notte fonda e la Tenerona deve resistere. Dovrei anche vuotare le taniche dalla benzina e mettere all'interno del serbatoio per distribuire un po' meglio i pesi. Ed infine devo mettermi anche il piumino perché ho il braccio destro congelato dal vento laterale. No, asfalto? Non ci credo.
Non ci credo. Dai, voglio veramente sperare che abbiamo finito. Non è, abbiamo cantato vittoria troppo presto. Vedete qua con il sole si capisce bene. In moto, con la motocarica all'anteriore leggero è un disastro. Paesaggio roccioso da questa angolazione. Al volo ci siamo fermati, ho messo il più o meno e abbiamo cambiato anche i guanti e abbiamo controllato, siamo ancora a 4210 metri. Abbiamo appena visto qua l'asfalto nuovo, quindi questo è l'ultimo desvio. Tra poco dovremmo, secondo me, prendere l'asfalto appena fatto. Alcune di queste rocce sembrano dei veri e propri monoliti. Nessuno ci aveva parlato di questo paesaggio, sono modellate dal vento. Ma la natura, quando fa queste cose, no? Che ci aveva in testa? Come dice il nostro amico Daniel Francesco, ti va a volare la cabeza. Ti va a volare la cabeza significa ne esci matto, ecco. Sogno o son desto? No. Ci siamo. Sì. No, vai. Dai che la Bolivia ce la sta mettendo tutta. Asfalto sin dalla frontiera. Anche perché la Tenerona si sta smontando, devo capire quello che ha. E se oramai mi conoscete, quando sento questi rumori la notte non dormo. È anche vero che è la prima volta, dopo tutto il ripio che ha preso, non ho mai controllato un serraggio di nulla perché la moto stava a posto. Mentre adesso sento un rumore importante, la testa mi sta frullando perché sembrava alla fine quasi un ticchettio che sta aumentando continuamente. Guardate lo spettacolo della nuvola rosa frastagliata qui sulla destra. Comunque anche qua con questo tramonto, questo paesaggio, siamo in paradiso. Se iniziamo a scendere un po' la temperatura sale, è ancora più paradiso. Perché fanno queste cose? Perché? Considerate che Google mi dava 4 ore di strada oggi, mentre sono 6 ore e mezza che siamo partiti. Considerate magari qualche volta ci siamo fermati, abbiamo mangiato, un'ora alla frontiera, quindi già 4 ore le abbiamo superate. Ne avremo minimo, se non torna all'asfalto, forse un'altra ora e mezza. Non è perché non ci piace fare il ripio, ormai ci conoscete, solo che questo rumorino non mi piace e soprattutto sopraggiunge la notte, altrimenti siamo fan del ripio. Qua vedo asfalto. Ora vediamo se ci sono ulteriori desvii oppure questa è la strada che ci porta a San Cristobal. Addirittura ora abbiamo la linea di mezzeria e i catari infrangenti che delimitano la carreggiata. Segnaletica completa, cose assurde, non sembra una pista di atterraggio di un aereo, perfettamente dritta. I colori bellissimi dei soliti cieli infiniti sudamericani e le nuvole che migliorano un tramonto già perfetto. E anche questa sera forse ce l'abbiamo fatta, addirittura mattonato, illuminazione abbastanza scarna, da mattonato a ripio, sabbia, qua non si capisce. Guardate che strada all'interno del paese. Voilà. Comunque c'è molta vita qua a San Cristobal. Dovrebbe essere questo l'hotel. Ci hanno detto che avevano anche un garage. Eccolo qua, Vamos in reception. Ok, Moto parcheggiata in garage, poi ve lo mostro, tutto scaricato, ma guardate. Ragazzi, è un freddo pazzesco. Avevamo sbagliato previsioni, avevamo visto che San Cristobal era a 2500 metri d'altezza, no. Aspetta, io l'avevo visto, ma non so quello che avevo visto, perché ce ne sono diversi San Cristobal. Questa mattina ho guardato un po' di fretta e sicuramente non è questo, perché qua stiamo quasi a 3008. Abbiamo acceso la stufa, adesso dobbiamo fare in fretta ad andare a mangiare ad uno degli unici ristoranti del posto. Il ragazzo ha detto sì, si mangia bene, però andate perché alle 9 di solito terminano tutto. Bene. Comunque, come ingresso in Bolivia, come ci vedete, io sono letteralmente distrutto, perché un po' sono preoccupato anche per la moto, devo capire quello che si è allentato, se qualcosa si è crinato, non lo so, devo vederlo. E non ci abbiamo tempo qua e anche il garage è veramente messo male, quindi non so, forse domani quando andremo a Uni la situazione potrebbe essere migliore per controllare il tutto. È veramente freddo, perché siamo arrivati, c'erano quasi 10 gradi, abbiamo scaricato le valigie in fretta e furia. Quando ho visto l'altitudine ho capito perché avevamo questo fiatone. Abbiamo capito sia perché avevamo così tanto fiatone, perché avevamo così tanto freddo e perché non c'era gente in giro a San Cristobal. Comunque, belli distrutti, con gli occhi che mi fanno un po' male, siamo in Bolivia.
L'hotel è gestito da ragazzi nativi, credo che siamo un po' gli unici ospiti perché abbiamo chiesto a che ora fosse il disagiuno, la colazione, e ci hanno detto a che ora volete farla, diteci voi. Con 5 secondi cambiate al volo, ma vi faccio ridere perché questa cosa è da condividere. Il nuovo menù della Michelin, siccome siamo arrivati che aveva molto freddo, sotto indossa pandacalze di lana, dei pantaloni invernali, sopra, Piumino. girati, praticamente è il piumino della Rucca. Che si indossa sotto la tuta quando è tanto freddo. Lei 3 strati. Cioè ragazzi, se non lo metto stasera che siamo a 3800 metri sul livello del mare e non lo metto a Iuni, quando lo metto? Ora mi capite? Scrivetelo nei commenti. Aspettate. E addirittura anche il pile Pile. sopra la maglia di Claro. lana. Ma metti anche il piumino? Certo, tutto, perché devo uscire con tutto quello che avevo nelle valigie. Ti dico una cosa in anteprima. In teoria un mio piccolo sogno è andare a dormire al centro del Salar di Uyuni in tenda. Da quel che stiamo vedendo ovviamente qua è come se fosse ottobre in Italia, quindi la temperatura sta scendendo parecchio e ho visto che forse a Salar saremo sotto zero la notte. Quindi capitemi bene, se Sara si trova in questa situazione adesso non oso pensare in tenda cosa possa mettere. Allora, voglio specificare, non è come ottobre in Italia, ma è come novembre, perché abbiamo scavallato e siamo a maggio, punto primo. Punto due, voi capite me, non lui, perché lui è quello che doveva ricevere il regalo di compleanno che ancora è in forse e l'ha chiesto, andiamo a dormire in tenda. Lui pensa di farlo a me il regalo, capito? Tutto a testa. Scherzi a parte, ora veramente belli cotti, andiamo alla ricerca di questo ristorante che ho visto su Google, dovrebbe essere l'unico del paese, non ci sono recensioni, quindi ragazzi siamo in un paesino piccolino della Bolivia, non sappiamo in primis quello che ci aspetterà, anche se un po' forse riusciamo anche ad immaginarcelo. Inoltre non abbiamo peso boliviani e abbiamo chiesto al tipo della reception se su questo ristorante accettano la carta di credito. Secondo lui è difficile, quindi porteremo un po' di dollari, vediamo un po', ancora dobbiamo capirci qualcosa qua in Bolivia. Mancavano gli stivali da moto. Guardate che abbigliamento, l'omino della Michelin. Intanto vi mostro la tranquillità di questo pueblito. Alla fine il ristorante abbiamo trovato, non hanno nulla alla parrilla, cioè quindi non è come stare in Argentina, però abbiamo preso il lomo saltato, vediamo che cosa ne viene fuori. Guardate la stanchezza. E questa è la nostra cena, l'omito saltato spettacolare. Buon proveggio. Questo è il risultato. Questo è il ristorante da fuori e se passate da queste parti non vi dimenticate di Polaris. Quanto abbiamo speso? Abbiamo speso $10 Totale. totale, non avevamo bolivianos, quindi ci hanno permesso di pagare in dollari. E Beh, adesso? capiterà che passate da queste parti, quindi fermatevi con l'uomo, prendete. Vamos a dormire. Ciao ragazzi! Baby, for love.